Come sappiamo esistono innumerevoli possibilità ormai per controllare il drone, sia automatizzate che manuali. Oggi ci soffermeremo su una modalità molto interessante, manuale. Ciao, sono Gid e benvenuti sul canale. Oggi parleremo di frenate del drone, argomento importante per quanto riguarda il discorso sicurezza, ma interessante anche dal punto di vista delle riprese. Ma andiamo immediatamente sul campo a scoprire di che si tratta. Bene, allora eccoci qua sul campo per il test pratico sulle frenate. Luca ha le riprese da terra, il drone farà il suo lavoro con la sua videocamera, ovviamente, e quindi non ci resta che andare a provare. Ok, eccoci qua. Allora, primo tentativo, andiamo con il freno a 150, quindi sulla scala di 150, quindi al massimo delle potenzialità del freno. Andiamo a caricare il movimento. Abbiamo impostato la velocità massima del drone a 25 all'ora, quindi non andremo a rischiare di schiantarci. Quando il drone arriverà davanti a me, io rilascerò al 100% la levetta e vediamo in quanto tempo lui va a rallentare. Vado, attenzione, ed eccoci fermi, siamo sui 4-5 metri. Perfetto, torniamo a metà qua dove siamo adesso. E vi faccio vedere, abbiamo già effettuato dei test ovviamente con Luca, che se noi diminuiamo fino all'80 circa per cento, all'80 su 150 di scala, il risultato è lo stesso. Andiamo a vedere quindi impostandolo intorno agli 80, vado, andiamo a vedere quanto ci impiega. Ok, 1 metro in più forse, però la differenza è talmente minima che non è degna di nota. Quindi per notare queste differenze dobbiamo andare a spostare il nostro controllo sotto il 70 su 150. Non so perché non hanno fatto una scala da 0 a 100, ma l'hanno fatta da 0 a 150 la sensibilità del freno. Benissimo, la mettiamo adesso a 50. Ok, vado, andiamo a caricare il movimento e già da qua si potrà capire che c'è un po' di differenza. Sei pronto, Luca? Io torno indietro e vediamo, impostato il freno a 50. Ecco, vedete che è più dolce, non ha allungato tantissimo, ma è sicuramente già un pochettino più dolce. Bene, siamo sempre con la regolazione a 50 e vi facciamo vedere che anche alle basse velocità si nota già la differenza. Vediamo. Allora, rallento, vedete quanto ci impiega a rallentare il drone e come rimane stabile, nonostante ci sia un pochettino di vento qua. Però andiamo a vedere, lascio andare, vedete come si dolcemente rallenta e poi va a frenare. Quindi già molto meglio per le nostre riprese. E la cosa importante è che comunque invece sul lungo, cioè sulla velocità più elevata, il 50 risponde anche abbastanza rapidamente. Quindi benissimo, torniamo in posizione e a questo punto andiamo a vedere come si comporta intorno a 30 di regolazione. Abbassiamo ancora, siamo vicini ai 30, vado, attenzione, la velocità massima è sempre 25 all'ora, lasciamo andare ed eccolo ancora più lungo. Questa volta si nota nettamente di più. Vediamolo sulle basse velocità. Vedete com'è dolce? Molto bene. E vogliamo esagerare e ci portiamo a 20 a questo punto. Solo un attimino. Ok, siamo a 20. Attenzione, vediamo già come si controlla. Vedete quanto ci impiega? Non è necessario neanche farlo andare troppo veloce, lo facciamo arrivare. Attenzione, lo spazio necessario c'è per frenare. Ok, ho frenato un attimino prima per sicurezza perché avevo paura di andare veramente un po' troppo lungo. Lo portiamo ancora a 10, che è il minimo, e vediamo come anche sulle bassissime velocità il drone vada a rallentare in uno spazio e fermarsi in uno spazio molto ampio. Però immaginate le vostre riprese come saranno fluide. Vediamo quanto ci impiega dalla velocità massima che abbiamo impostato a rallentare. Attenzione, parte 25 all'ora, lascio e vedete come va lunghissimo veramente. È logico che se lo vedete andare poi troppo lungo
un trucchetto ovviamente per rallentarlo ce l'abbiamo. Eccolo qua di nuovo, attenzione, l'ho fermato ovviamente impostando la levetta al contrario, quindi il trucco esiste sempre di impostare il movimento opposto a quello che il drone sta facendo. Molto bene. Bene amici, eccoci allora a trarre alcune conclusioni dai test che abbiamo effettuato sul campo. La prima considerazione ci viene comunque spontanea ed è quella che più una velocità impostata sul nostro drone è elevata e maggiore dovrà essere la reattività del freno per evitare problemi. Corso diverso per quanto riguarda le riprese, che dovranno essere fluide, quindi il movimento a rallentare invece che a frenare bruscamente potrà essere gestito abbassando ovviamente la potenza del nostro freno e di conseguenza otterremo, come abbiamo già visto nella fase di accelerazione, anche nella fase di decelerazione, delle riprese molto più fluide e un movimento graduale che va a rallentare e portare il drone a velocità zero. Bene, con questo andiamo a chiudere anche il video di oggi, ringraziandovi anticipatamente se ci lascerete un like e se non siete ancora iscritti un'iscrizione, e ci vedremo alla prossima. Un saluto da Gid e da Luca. Ciao!